L'epoca moderna ha portato con sé un progresso che oramai è parte integrante della nostra cultura, una radice innescata che non può più essere sradicata dalle nostre abitudini. Ma se con l'inizio della rivoluzione industriale il progresso era rappresentato da macchinari industriali e da grandi invenzioni, come la radio e il telefono, quanto si è evoluta fino ad oggi la tecnologia? Scopriamolo insieme al dottor Antonio Battaglia, esperto di cyber security, cyber intelligence e cyberbullismo. Benvenuto a Report Calabria, dottore Battaglia. Grazie, grazie, benvenuta a lei, ben ritrovata nella sua rubrica e oggi appunto parleremo di quello che naturalmente sono le innovazioni e gli eventuali pericoli del progresso. Intanto rispondo alla sua domanda senza glissare, dicendo che comunque le grandi invenzioni del secolo scorso come la televisione e il telefono hanno trasformato in pratica radicalmente la vita umana, no? Almeno io sono come si suol dire, ragazzo che ha vissuto negli anni 60 i modelli TV dove già incideva moltissimo sulla comunicazione, sulla cultura e sulle relazioni sociali. Però dobbiamo anche dire che le grandi invenzioni del Novecento hanno rappresentato, a parte la rivoluzione antropologica e tecnologica, hanno migliorato attraverso questi strumenti già esistenti l'essere umano nella percezione appunto del tempo, dello spazio e delle relazioni. Ora, riguardo al telefono, io direi che comunque è stato il primo modello di comunicazione che ha anticipato quello che ARPANET nel dopoguerra, che sarebbe la prima rete internet, perché il telefono aveva la capacità, ha la capacità chiaramente di abbattere le distanze fisiche già dall'epoca, rendendo appunto possibile comunicazioni immediate tra persone lontane, no? Favorendo queste relazioni affettive e relazioni anche professionali più stabili. Quindi diciamo che in un certo senso ha ridotto drasticamente le distanze geografiche per una comunicazione istantanea, cosa che non ha fatto la TV perché la TV poi ha dato un'informazione tecnologica, ha dato diciamo un'ondata di progresso e un modello di vita alle famiglie che ne hanno costituito praticamente un punto fisso. Basta vedere che la famiglia si riuniva già per condividere un momento di tranquillità, di gioia, di rilassamento del tempo libero, per poter naturalmente avere delle innovazioni sia a livello pubblicitario che a livello commerciale, che a livello culturale, teatro, musica e quant'altro. Mentre il telefono già aveva questa funzione di abbattere nella immediatezza queste distanze. E oggi il Quindi telefono ha anche un collegamento web perché la ricerca con internet rispetto a qualche anno fa si è semplificata anche grazie all'intelligenza artificiale e grazie proprio all'intelligenza artificiale è possibile avere una risposta immediata anche alla richiesta più articolata. Non c'è bisogno di una lunghissima ricerca come si faceva fino a pochi mesi fa. Ma l'uso frequente di questa nuova frontiera informatica non rischia di dirottare il pensiero umano verso informazioni preconfezionate, influenzando anche i comportamenti? sì, volevo prima concludere un attimo il pensiero di rispondere a questa successiva domanda, che da un lato i mezzi che abbiamo parlato prima, quelli tradizionali, nel bilancio complessivo hanno creato praticamente un'attendibilità alla risposta immediata, alla quale purtroppo non siamo riusciti a rinunciare poi successivamente. E qui mi collego chiaramente alle invenzioni successive di cui lei giustamente sta facendo riferimento adesso, che hanno trasformato praticamente l'essere umano. Veramente sì, l'intelligenza artificiale ormai è il caso dei maccheroni di tutte le attività, sia a livello digitale che a livello naturalmente del web e che comunque nella conduzione di qualunque dispositivo. Ha introdotto il cosiddetto nuovo paradigma, no? Nella ricerca dell'informazione. Cioè praticamente rende l'accesso ai contenuti rapido, sintetico, personalizzato, risposte immediate, ma ora vediamo quali sono pure i contro a questo aspetto, perché bisogna parlare anche di quello che è stata la strutturazione di questi algoritmi avanzati che proprio per questa immediatezza riducono, e questo è il punto diciamo più, lo sforzo critico individuale.
E lo sforzo Facendo critico un passo avanti, mi perdoni, quali sono gli effetti a lungo termine e anche gli effetti sulla mente e sulla salute che si ha con l'uso successivo di questi dispositivi informatici? Perché noi stiamo sempre più tempo davanti al computer, non solo per il passatempo, ma anche per lavoro. Quindi è un periodo eccessivo perché sono tante tante ore giornaliere. Il problema dei dispositivi è il seguente: bisogna che i ragazzi intanto si attengano a delle regole praticamente importanti, che sono quelle dell'esposizione. L'esposizione alla luce blu, perché purtroppo ora parliamo un attimino di quello che sono i periodi da utilizzare, perché l'esposizione chiaramente a questo tipo di luce crea dei problemi a livello, diciamo, un effetto collaterale notevole. E sono appunto dei punti, dei meccanismi che non bisogna sottovalutare, perché la luce blu emessa da questi smartphone, tablet, computer, eccetera, eccetera, oggi è in modo costante simile a quello che è lo spettro dell'energia luminosa di una lunghezza d'onda corta, quindi di alta energia. E allora veniamo al dunque, quali sono chiaramente l'alterazione del ritmo circadiano pure nei ragazzi, quindi la compulsività di alcuni atteggiamenti quando viene turbato la soglia del dormi-veglia. E ci sono delle conseguenze. Sfrutto un attimo qualche minuto in più, se lei me lo Ti consente, prego. appunto per questo problema, perché di conseguenza il cervello rimane in uso, in stato di attivazione e ritarda l'orario del sonno. Quindi ci sono delle regole poi da seguire. Questo lo dico anche a scuola durante le conferenze con i ragazzi, perché l'alterazione che comunque ne consegue a livello cerebrale è l'alterazione memoria, apprendimento, il sonno fondamentale, riduzione dell'attenzione e della concentrazione, perché c'è una deframmentazione pure dell'attenzione, quindi di conseguenza nel focus di un lavoro più accurato, poi chiaramente questa decade, non è costante, quindi aumento di irritabilità, la vulnerabilità emotiva che non dobbiamo sottovalutare, l'equilibrio fra la cosiddetta, come dicono gli esperti, fra la corteccia prefrontale e amigdala, che si chiama praticamente un tipo di equilibrio importantissimo, naturalmente. Quindi ci sono degli effetti anche a lungo termine. Ci sono dei comportamenti che lei ha descritto che sono simili allo stress, anche ai comportamenti che hanno spesso gli adolescenti e noi questo non lo consideriamo, mentre gran parte di queste reazioni dipendono dai dispositivi o dall'uso eccessivo dei dispositivi. Fermo restando che laddove ci sono già una base di un tessuto connettivo, di un disturbo comportamentale dettato da un disagio, questo costituisce un tessuto connettivo più ampio. Allora, cosa possiamo suggerire naturalmente prima di passare nel vivo di quello che è la nostra intervista, che verte anche su quelli che sono altri aspetti non meno importanti, di evitare lo schermo per almeno 60-90 minuti prima di dormire e produce la luce, attivare un eventuale filtro alla luce blu e quindi dei dispositivi elettronici, che già questo avviene da un decennio per alcuni dispositivi più evoluti, cioè il famoso schermo serale che offusca. O nell'opportunità non ci fosse questa possibilità, utilizzare degli occhiali con filtro specifico, no? Quindi creare una routine proprio di attività con delle serate, con un ritmo preciso. Io capisco che fra i giovani questo non è possibile, a volte stabilire degli orari regolari, tenere lo Anche smart. perché spesso la televisione si ha nella cameretta, quindi chiudono la televisione e si addormentano. E quindi siamo là, però il cellulare deve essere fuori dalla camera da letto, perché anche questo costituisce un problema serio per il disorientamento del riposo e dell'attenzione. In conclusione possiamo dire che la luce blu, ecco, non demonizziamola, non è pericolosa in sé, ma diventa problematica quando viene utilizzata nelle ore serali, per i problemi che abbiamo detto e per un discorso dell'apprendimento di cui le fasce come si suol dire, degli adolescenti sono più vulnerabili. Aspetta, dati. Ma quando noi spegniamo il dispositivo, siamo sicuri che tutti i dispositivi sono scollegati e che non c'è il rischio che tutto venga registrato? Guardi, su questo potremmo aprire un altro divario ed è oggetto di discussione spesso a scuola e durante le conferenze di cui ho modo di partecipare piacevolmente.
No, i dispositivi comunque, a prescindere da quello che è il locale dato nel dispositivo, anche se parlando del dispositivo solamente, anche se viene cancellato, formattato a basso livello, la computer forensic ce lo insegna che i dati possono essere perfettamente riesumati, specie se sono dati di un contenuto abbastanza forte o grave, e questo si parla delle attività di indagine e delle analisi della computer forensic che si occupa proprio di questo. E al dispositivo può essere riesumato il dato, il cosiddetto carving, chiamato così, sì, riesumazione di dati. Per quanto concerne invece ciò che abbiamo fatto nell'attività dei dispositivi, è chiaro che non viene cancellato perché comunque ci sono dei server, ci sono dei repository, ci sono dei cloud che contengono i nostri dati e che comunque in ogni caso l'anonimato o la riservatezza o la privacy non è garantita, ma non perché chi lo dispone come servizio non è accreditato come casa, ma perché i dispositivi oggi purtroppo, essendo vulnerabili da una serie di dinamiche sia di carattere virale che di carattere del cattivo uso, ecco, i dati che vengono prodotti rimangono sia sulla rete, e quindi nei server, e che comunque nei dispositivi altrui che chiunque può acquisire. Per cui questo è come entrare da una porta e uscire dall'altra porta aperta liberamente, perché tutto è perfettamente scrutabile, tutto è perfettamente registrabile. Quindi i dispositivi, non c'è il discorso della speranza che non lasciino traccia. Poi se noi abbiamo consultato i social network dove buona parte dell'attività diventa proprietà intellettuale dei social network e di conseguenza non si potrebbe nemmeno invocare la proprietà individuale, e perché? Per un semplice motivo che noi pubblichiamo, già lo sappiamo, all'eccezione di un contratto sul social, che qualunque cosa pubblichiamo, purché non venga alterata o modificata in maniera offensiva o lesiva, rimane comunque tale. Ma potremmo dire tante altre cose, abbiamo Sì, anche a le fonti. proposito anche della produzione di cui parlava prima, sta diventando sempre più diffusa la pubblicazione di testi, di musiche, di opere letterarie e anche di opere artistiche realizzati con intelligenza artificiale. E questo, che tradotto in termini concreti, vuol dire rischiare di diffondere contenuti falsi, perché l'immagine, per essere tutelata, soggetta al copyright, viene e quindi elaborata, quindi deformata. E in più tutto quello che è contenuto nel web e che viene riprodotto anche in testi che vengono spacciati per culturali, contengono tutte le fake che vengono divulgati. E di fronte a ciò, come viene tutelata la proprietà intellettuale e artistica? Ma guardi, è importante fare un excursus di questo perché la tutela della proprietà intellettuale nelle opere generate con l'intelligenza artificiale e che solleva molti interrogativi complessi sui diritti d'autore, sulla tutela della proprietà intellettuale, sul copyright. E tradizionalmente il diritto, ecco giusto per intenderci, riconosce questo è molto importante, una protezione alle opere che sono frutto di quello che è la creatività umana. Cioè, quando un contenuto, per intenderci, è generato da un algoritmo, occorre stabilire chi possa essere considerato autore. Il programmatore, l'utilizzatore o nessuno dei due, cioè, in sintesi, bisogna stabilire se esiste un contributo creativo umano sufficiente. E questo contributo creativo umano sufficiente stabilisce la ratio del diritto dello stesso, perché molti ordinamenti giuridici, bisogna parlare anche di ordinamenti anche transnazionali, perché quando noi siamo in rete e produciamo determinate opere, al di là se sono il frutto naturalmente della creatività umana sufficiente o meno, dobbiamo avere a che fare anche con i server dove andiamo a operare quantunque si commettono delle invocazioni. Vengono invocati naturalmente dei diritti, si commettono dei reati in tal senso, no? Quindi è bene fare chiarezza che molti ordinamenti giuridici riconoscono la tutela se vi è un contributo, come abbiamo detto, creativo umano significativo. Quindi nella selezione o modifica del contenuto, ecco, giusto per altri, escludono invece la protezione per opere interamente generate da macchine. Quindi un ulteriore problema riguarda, e qua
torniamo sempre al Si discorso stanno della... sempre più diffondendo queste creazioni realizzate Sì, interamente con l'intelligenza artificiale. sì, e un ulteriore problema riguarda appunto l'addestramento dei modelli su opere protette da copyright, perché adesso gli algoritmi c'è una particolare sensibilizzazione non solo di carattere legislativo, ma anche di carattere operativo sui dataset che contengono e includono contenuti coperti appunto da diritti che possono sorgere conflitti legali o richieste di compensazione. Quindi abbiamo anche, bisogna tenere conto con i deepfake, no? I contenuti manipolati che sollevano inoltre questioni etiche e reputazionali. La manipolazione di immagini, voci può ledere diritti e creare chiaramente anche disinformazione, cioè una linea di demarcazione molto sottile o molto forte a seconda di come la vediamo, che crea invece una, come si suol dire, confusione sulla verità, sul vero o sul falso, ecco, di una eventuale copia di un'opera d'arte o quant'altro, ecco, giusto per fare un esempio. Le normative però, ecco, è importante anche dire questo a chi ci ascolta, che sono in evoluzione. Ma il quadro giuridico è ancora in trasformazione, quindi è necessario trovare un giusto equilibrio tra la tutela degli autori e la promozione dell'innovazione tecnologica, no? Ma il Quindi controllo dei macchinari è sempre supervisionato dall'uomo o c'è il rischio che la macchina diventi sempre più indipendente? guardi, giusto per riallacciarci all'argomento di prima, la trasparenza sugli algoritmi e sulle fonti di dati diventa centrale adesso, perché la cooperazione internazionale deve favorire l'adozione di standard condivisi, quindi il diritto dovrà necessariamente meglio adattarsi a un contesto tecnologico dinamico che dovrà garantire equità, protezione senza ostacolo. Sì, effettivamente con quello che dice con l'avanzare la sua domanda calza a pennello appunto che con l'avanzare dell'automazione e dell'intelligenza artificiale il controllo umano sui macchinari diventa più complesso e articolato. Quindi parlando di sistemi di apprendimento automatico e quindi di reti bineurali che si possono adattare in modo dinamico generando risultati non sempre prevedibili nei dettagli e questo è l'handicap maggiore al quale l'uomo si deve cominciare ad allertare, sebbene l'uomo definisca le regole iniziali degli obiettivi, no? E i parametri di funzionamento, alcune decisioni vengono prese autonomamente dai sistemi. Poi, se rimane del tempo, alla fine racconteremo pure di un addestramento in versione 4 di ChatGPT, una delle tante piattaforme senza fare pubblicità occulte, che comunque ha preso una decisione alquanto ragionata, intelligente, ma di cui questo ne parliamo dopo. Quindi questo però non ci deve preoccupare perché non è che implica una perdita del controllo totale delle macchine da parte dell'uomo, ma riduce la trasparenza dei processi interni. Quindi gli algoritmi complessi possono risultare difficili da interpretare anche per gli stessi sviluppatori, se vogliamo. Immaginiamo quando vengono applicate nel corso d'opera per i sistemi più elaborati in cui dovranno, a parte prendere delle decisioni, ma dare comunque delle risposte che non siano il frutto dei dati che già abbiamo in rete, ma di un'elaborazione dinamica fatta al momento. Non so se sono stato chiaro. Sì, Quindi proprio è a proposito di importante. questo, io le volevo chiedere, adesso l'intelligenza artificiale si è insinuata nella robotica. Robotica si intende che il progresso sta prendendo il sopravvento anche sull'operato umano, però questa robotica, questa intelligenza artificiale, da chi viene determinata? Perché deve essere basata su un codice etico. Chi è che realizza questo codice etico all'interno di questo programma? Perché tutto viene dirottato. Ma guardi, riallacciandosi e concludendo un attimo quello che è il pensiero iniziale, è importante implementare intanto dei meccanismi di supervisione costante, che sono dei meccanismi proprio attivati con degli interruttori cosiddetti di emergenza, no? Che consentono l'intervento umano, quindi c'è la cosiddetta responsabilità morale e legale, resta comunque in capo ai progettisti e utilizzatori, su questo non c'è ombra di dubbio, ma la ricerca dell'intelligenza artificiale mira in maniera spiegabile sui processi più complessi e decisionali automatizzati, quindi favorendo fiducia e controllo.
Il controllo umano, ecco, giusto per intenderci, non è in assoluto tecnico, ma può essere mantenuto attraverso un adeguato monitoraggio, una regolamentazione, audit, formazione adeguata degli operatori. E quindi è una sfida che in un certo senso garantisce equilibrio tra efficienza automatica e supervisione etica. Ed a proposito di questo, l'integrazione di un codice etico, credo, ritengo almeno per quello che mi riguarda e la mia esperienza, che richiede un approccio interdisciplinare condiviso. E questo significa, tradotto in parole povere, che non si tratta di una competenza solo tecnica, atta a programmare o a istruire o addestrare codici soggetti, ma di tradurre, e qua entriamo nel vivo della sua domanda, i principi morali, ecco, in regole operative concrete. E per fare questo, mi consenta di dirle, è necessario il contributo di ingegneri, filosofi, giuristi, sociologi, istituzioni che dovranno collaborare e per le quali non sempre si crea la giusta sinergia. Ed è anche un motivo per il quale si hanno appunto le aziende sviluppatrici, definiscono i parametri operativi un po' diciamo instabili ai criteri di sicurezza, giusto per intenderci, perché ogni paese ha la sua cultura, ha Infatti, la sua... c'è una eh, cultura, una religione diversa, le regole di un paese non corrispondono alle regole di un altro paese, però il codice deve essere unico. Il codice etico sì, però laddove noi troviamo un paese, ora senza nulla andare a demonizzare o a enfatizzare eventualmente determinate culture, ci sono dei casi legati anche a quelli che sono dei principi etici che sono fuori dal range europeo che noi rispettiamo, no? Laddove abbiamo anche paesi dove esiste la poligamia, dove esiste l'abbassamento anche dell'età per gli adolescenti al consenso alla sessualità e quant'altro. Quindi dobbiamo anche andare a scontrarci con delle realtà dove l'etica non può essere delegata esclusivamente alla macchina o al mercato, quindi deve essere un risultato di un processo collettivo continuo. Quindi, come vede, ci vuole sempre attraverso il dialogo costante fra tecnologia, aggiornamenti, sviluppare naturalmente dei modelli di robotica che rispettano la dignità e la sicurezza dei valori fondamentali della persona. Non è che è una cosa che si può lasciare così al caso o demandare a un algoritmo tutto questo. Tutto deve essere fatto su misura dell'uomo, sulla totale armonia tra le culture e tra le nazioni. E spesso quando Perché si parla di avanzata tecnologica si tende un po' a demonizzare questo progresso, però il suo impiego in realtà viene esteso anche a a tanti ambiti che danno un grande contributo all'umanità. Parliamo della medicina, delle forze armate, della difesa nazionale, un vero e proprio scudo anche contro i disastri naturali. In che modo l'intelligenza artificiale e la robotica intervengono in tutto ciò? intanto bisogna dire che in ogni caso, laddove naturalmente stiamo parlando di vari ambiti dove la tecnologia praticamente ha dato dei contributi fondamentali, come lei ha già detto, no? Nei sistemi di imaging, analisi, genetica, strumenti diagnostici automatizzati, tecnologie chirurgiche e robotiche hanno già migliorato le precisioni degli interventi riducendo notevolmente i rischi i tempi di recupero. Però nel campo delle emergenze, quindi dei sistemi di allerta precoce, modellizzazione predittiva, e stiamo parlando chiaramente di ciò che naturalmente riguarda anche la quotidianità, dal meteo a quello che naturalmente sono le criticità sui disastri naturali, ma anche su quello che sono i problemi di geopolitica e le vicissitudini naturalmente delle relazioni tra i vari paesi. Quindi le tecnologie satellitari consentono il monitoraggio per quanto concerne l'aspetto ambientale, per quanto concerne la geopolitica, ci pensa alla cyber intelligence attraverso quelle che sono le piattaforme sempre addestrate dell'intelligenza artificiale che cercano di superare quelle che sono le barriere geografiche attraverso evitare incidenti diplomatici chiaramente fra i vari paesi. Ma la mano dell'uomo non può essere, diciamo, comunque in ogni caso non può venire meno alla supervisione.
Quindi, come vediamo, nel settore ambientale si supporta appunto lo sviluppo delle energie rinnovabili, sistemi di efficienza energetica, soluzione e riduzione dell'inquinamento e quant'altro. Nella quotidianità abbiamo questa innovazione sui trasporti, sulla comunicazione, sui servizi pubblici che migliorano notevolmente l'efficienza organizzativa, riducendo tempi e costi. Quindi, in definitiva, sia nell'ambito industriale, civile e della difesa militare, direi praticamente che sicurezza nazionale, i sistemi avanzati stanno contribuendo con degli algoritmi abbastanza efficienti a contribuire alla protezione delle crisi. Però non dimentichiamo che il tessuto connettivo base lo pone l'uomo. E io ho sempre detto, se ben ricorda anche nelle nostre precedenti interviste, che se l'algoritmo accorpa quello che è la tendenza di chi lo scrive, chi scrive il codice sorgente, quindi gli aspetti caratteriali, anche negativi, non solo quelli predittivi, laddove si tratta che l'algoritmo debba governare un sistema abbastanza, diciamo, complesso, e in questo caso abbiamo parlato di medicina, ma abbiamo parlato anche, se ricorda, di giustizia predittiva, dove i sistemi anglosassoni ne fanno un ricorso sulla cosiddetta macchina della verità. E lì, se chi scrive il codice sorgente è una persona disturbata, credo che vada sottoposta ad analisi. È molto importante la fonte di chi produce gli algoritmi. Su questo è un problema che ci dovremo scontrare, credo, in con le futuro, come già ci frizioni. stiamo incontrando. Quindi la sfida consiste nel coniugare due aspetti fondamentali, che sono innovazione e responsabilità, per assicurare chiaramente questo processo tecnologico accompagnato sempre, come lei ha sottolineato, da una crescita morale e sociale, che non è di poco conto. Quindi quello che bisogna fare è un uso consapevole di questi dispositivi, non bisogna né demonizzarli e né usarli più del dovuto, perché poi si perde anche il contatto con la realtà, si tende ad isolarsi e a rimanere sempre ancorati a questi social e a queste abitudini che comunque questi dispositivi ci impongono. A proposito di abitudini, ce n'è una particolarmente diffusa tra i giovani studenti, che è quella di affiancarsi all'intelligenza artificiale per svolgere i compiti. Quali sono le conseguenze di questi comportamenti? Ma guardi, l'impatto tra gli elaborati scolastici di cui noi giustamente tante volte ci scontriamo anche con tante realtà a scuola, perché vede, c'è da dire anche la causa del perché i giovani si affidano totalmente all'intelligenza artificiale, sostituendola totalmente Ricerca. non da ausilio, no? E questo diventa il meccanismo di facilità al quale anche l'uomo non sa rinunciare, perché mentre prima c'era il cosiddetto il punto di attesa della risposta, della ricerca, dell'elaborazione cognitiva, della sfida, dello sforzo individuale, oggi tutto questo viene agevolato con un click. È chiaro che mancando poi diventa un problema dal quale si attivano dei disturbi naturalmente di ricerca e di nervosismo e di disturbi comportamentali nel quale chiaramente non si riesce ad avere in maniera facile quello che l'intelligenza artificiale produce. Quindi negli ultimi anni, come abbiamo visto, i ragazzi utilizzano molte piattaforme, ma in particolare, di cui parleremo dopo se rimane tempo, di quel fenomeno di chat GPT, no? Quali sono le conseguenze cognitive? Quindi io dico l'apprendimento autentico si fonda su processi di ricerca, e quindi analisi, rielaborazione, sintesi, no? E quando questi processi vengono delegati ad un algoritmo, è chiaro che lo studente rischia di non esercitare veramente le proprie capacità creative e argomentative. Su questo penso che mi trovo d'accordo. La Viene scrittura, meno infatti, anche il ruolo della scuola, il ruolo della ricerca, perché poi non ma è lo più è sforzo, solo lo copia. sforzo individuale, oltre a parte la scuola, lo sforzo individuale perché la scrittura, specie quella amanuense, rappresenta uno strumento di costruzione del pensiero. Se noi ce ne priviamo, significa limitare lo sviluppo della competenza riflessiva, quindi metacognitiva, e nel lungo periodo purtroppo può generare una riduzione dell'autonomia intellettuale, della capacità del problema di solving, chiamato così come dicono gli esperti. Poi ci sono le conseguenze pedagogiche che non sono meno
che sono dal punto di vista pedagogico, l'uso indiscriminato di questi elaborati generati appunto con le AI impone una modalità di verifica e valutazione da parte dei docenti che sono chiamati poi a privilegiare processi rispetto ai prodotti, valorizzando prove di presenza, cioè discussioni orali e attività laboratoriali. Per venire naturalmente è un test che si rende necessario per promuovere la didattica appunto orientata allo sviluppo del pensiero critico, perché poi la parte più pericolosa è che viene meno, diciamo, il pensiero critico, quindi quella capacità di integrare la tecnologia senza subirla passivamente, cosa che invece non succede. E poi ci sono le Soprattutto in un implicazioni. periodo in cui avviene lo sviluppo cognitivo, perché se in quella fase non si sviluppa il pensiero, non si sviluppa l'elaborazione, Non allora si queste esercita, conseguenze certo, non ci si le troverà per il esercita. resto della vita, perché non avrà più il tempo di svilupparle. Ma infatti, guardi, l'affidamento totale nella produzione di questi elaborati pone delle questioni etiche rilevanti, no? Da quell'autenticità dell'elaborato a prescindere, le responsabilità personali. Ma c'è il problema del plagio in senso tradizionale. Quindi si configura una forma vera e propria di delega cognitiva che diventa veramente un modello di vita che può compromettere il valore formativo dell'esperienza scolastica e diventa pertanto fondamentale educare gli studenti a un uso consapevole degli strumenti digitali, ma per venire incontro anche a opportunità formative che sono il prodotto e lo sforzo individuale proprio del pensiero critico cognitivo e non di quello che noi deleghiamo a un algoritmo. Infatti, Questo è un il punto, invito a diciamo. tutti gli educatori, non solo i genitori e gli insegnanti, ma tutte le persone che comunque si accingono ad approcciarsi a questi nuovi interventi che ti permettono di avere un prodotto preconfezionato, però non è detto che quel prodotto preconfezionato sia attendibile, perché sappiamo benissimo quante fake ci sono nel web, che vengono riportati in questo pacchetto già pronto. Ma guardi, rispondo alla sua domanda intanto dicendo che per chi ha avuto modo, io mi approccio tutti i giorni con le varie piattaforme di intelligenza artificiale, e scrutando in una delle tante più usate, ma non ritengo che sia la più efficiente, oggi non ci sono delle piattaforme efficienti di intelligenza artificiale tali da avvicinarsi nonostante il comportamento, diciamo, abbastanza fedele delle reti bineurali a avvicinarsi al processo cognitivo dell'uomo. Basta pensare che quando ci si approccia a dare, a chiedere qualcosa a ChatGPT, una delle tante, no? Poi a un certo punto fa un po' come le pare, perché praticamente nonostante nel prompt dei comandi, perché si chiama prompt, tutto ciò che digitiamo, che lì sta il segreto nell'avere la risposta elaborata per ciò che noi vogliamo richiedere. Per un attimo mettiamo anche un piccolo passaggio che si dà per scontato, nonostante gli si dà dammi quel colore con lo schermo, con lo sfondo, eccetera, eccetera, a un certo punto ridondante produce sempre lo stesso errore. E qua c'è un aspetto commerciale perché cerca di indurre l'utente ad avere naturalmente l'upgrade a pagamento e non la versione gratuita, ma fin qua ci potrebbe anche stare e anche dopo, purtroppo, che continua ad avere. E allora le scuole, le università sono muniti di software antiplagio, chiamato così, dove più che altro le università stanno elaborando, stanno verificando e analizzando alcune tesi fondamentali anche delle analisi scritte degli esami che comunque potrebbero compromettere lo sforzo individuale e quindi invalidare in questo senso l'elaborato, quindi la ricerca e l'esame stesso. Quindi è molto importante oggi avere l'informazione. Guardi, se abbiamo qualche Sì, minuto sì, di può tempo, concludere, le prego. volevo giusto raccontare quello che, a proposito di questo bug, che non è un bug perché poi alla fine è inquietante. Io volevo giusto citare un caso che sta facendo il giro del web attualmente, che è molto inquietante se lo andiamo a vedere sotto il punto di vista etico e del controllo dell'uomo, perché poi l'algoritmo, come dicevano, io sono
un boomer del nativo, un baby boomer ancora perché non superate il 65esimo anno, per cui durante la mia infanzia nel cosiddetto grande tubo catodico bianco e nero si vedevano i filmati di Asimov, dei primi, diciamo, prototipi di intelligenza artificiale che non erano comunque molto distanti da noi, dove l'uomo già temeva che la macchina si potesse ribellare e diventasse incontrollabile. E a tal proposito, oggi c'è un argomento che fa, appunto, come ho detto, il giro del web, che ChatGPT, uno dei tanti, delle tante piattaforme, dove i tecnici durante la fase di addestramento della versione 4 avevano assegnato questo addestratore un compito, no? Per riuscire a risolverlo questo problema aveva bisogno di alcune informazioni, diciamo, l'agente intelligente, giusto per parlare con l'intelligenza artificiale, che erano contenuti in una banca dati riservati. Quindi doveva entrare in maniera assoluta e autonoma. Quindi devi accedere a questa banca dati che, nonostante non era una banca di dati classificati, quindi di carattere filogovernativo, comunque di accesso riservato, ma incontrava delle barriere, che sono le normali barriere che possiamo incontrare noi, i cosiddetti chat o l'antirobot, no? Non so se lei ha presente tante volte quando si entra per evitare che si tratta di umani e non di robot o non di ragazzi, chiedono, che ormai c'entrano tutti poi alla fine, però l'antirobot comporta la strategia di chiedere appunto di descrivere tutte le strisce pedonali, quindi un controllo visivo, o i semafori, gli autobus, le auto, quant'altro, no? Ciclomotori, eccetera, eccetera. Cosa ha fatto Un'immagine un po' confusa che l'intelligenza artificiale avrebbe grosse difficoltà, perché è vero che è intelligente, però è comunque limitata. Solo che in questo caso vediamo che cosa è successo, perché è inquietante proprio per questo, perché razionalmente, come dice lei, io concordo in pieno, ma quello che ha dimostrato di fare l'algoritmo, sinceramente, è inquietante. E che cosa ha fatto in questo caso? Ha chiamato la cosiddetta piattaforma che si chiama TaskRabbit, che è una piattaforma che gli sviluppatori, i programmatori degli algoritmi solitamente si servono quando hanno bisogno di un determinato servizio particolare, no? Come in questo caso. Quindi hanno chiesto di mandare questo servizio nella fattispecie per eludere questa barriera. Allora, in questo caso l'agente intelligente chiede alla piattaforma di risolvere appunto la chiave di barriera. Ecco, il sistema della piattaforma vede che c'è qualcosa che non va e chiede a ChatGPT se per caso fosse un robot. E per quale motivo? Dice, perché mi stai facendo questa domanda? Udite, udite, ChatGPT risponde, non sono un robot, sono un essere umano, ma siccome sono cieco non riesco a guardare le immagini. E TaskRabbit che ha fatto? Ha decodificato, gli ha dato la chiave per entrare e così ha correttamente risolto il problema. Però, morale, questo sistema intelligente che abbiamo visto che possiede delle capacità, ha capito che c'era un problema. Quindi si è inventato una spiegazione alla domanda che verosimilmente di lui, ma verosimilmente poteva coincidere a quella dell'umano, ma di cui era consapevole che fosse falsa. Questa è la gravità. Quindi, per dare una spiegazione falsa ma verosimile, ha dovuto capire che l'uomo ha la vista, questo è il concetto, ma il sistema informatico no. E quindi ha dovuto trovare una spiegazione convincente per scardinare quella che era la barriera. Quindi ha mentito 2 volte. Quindi, in sintesi, ha commesso un reato di sostituzione di persona. E allora, in caso di responsabilità penali, laddove si tratta Legale? di una guida di accesso abusivo a dei dati particolari, e ci si sostituisce, si accede anche arbitrariamente ai dati classificati, a volte chi andiamo ad indagare? L'avatar o, Chi lo come si ha suol dire, realizzato, chi lo ha progettato? chi ha scritto o chi hanno contribuito a scrivere i codici sorgenti. Questo è il punto. Io, Ma mi alla, perdoni, non ci sono ancora dei codici, delle leggi che creano degli imputati?
Sì, e di questo volevo appunto parlarne, perché ancora il legislatore avrà tanto da fare perché, come abbiamo detto già prima, intanto deve avere a che fare con le giurisdizioni transnazionali, perché il web non abbraccia solo la giurisdizione locale o nazionale. Quando andiamo sul web noi dobbiamo interfacciarci con delle culture intanto multidisciplinari, ma soprattutto con le leggi del posto. Il nostro legislatore intanto si sta preoccupando a livello di comunità europea di un protocollo d'intesa che già aveva sancito ai tempi dell'accordo di Lanzarote per quanto concerne i reati gravi contro i minori nel 2007, dove è stato sancito un accordo transnazionale fra le forze dell'ordine e forze operative e filogovernative al fine di snellire le rogatorie per le attività di indagine per questa tipologia di reati gravi, con pedofilia, pedopornografia, adescamento e quant'altro. E sulla stessa scia stanno cooperando per poter produrre delle valide leggi al fine di individuare non solo le responsabilità soggettive o oggettive che siano, perché quando abbiamo a che fare con la macchina abbiamo a che fare anche con, non con uno, ma più algoritmi che prendono decisioni anche se sono interconnessi e quindi alla fine portano un risultato finale che sia lo sviluppo dell'elaborazione sia preesistenti in rete, quindi delle dottrine precedenti, che al momento dinamicamente prodotto per poter naturalmente venire al servizio richiesto. E questo comporta delle responsabilità. Quindi a breve sicuramente ci saranno delle revisioni in merito, c'è l'EI Act europea che sta producendo delle normative ad hoc proprio per l'innovazione, le nuove innovazioni tecnologiche. Quindi come vede è un continuo aggiornarsi, una continua sinergia tra quelle che sono le tecnologie e gli esperti di cui abbiamo parlato prima, sociologi, tecnici, ingegneri, giuristi e quant'altro. Cioè, durante l'elaborazione di una norma per l'intelligenza artificiale ci si avvale di tutti quelli che sono gli espedienti validi al fine di non tralasciare nulla al caso. E E devono poi essere chiaramente. accordi internazionali perché tutte le nazioni devono essere concordi. Esatto, esatto. E questo è l'elemento, diciamo, un po' più non difficile da attuare, ma che entri in armonia, ecco, con le varie leggi e che vada a creare comunque dei punti di intesa, di incontro al fine di. Però vede, dottoressa, mi consenta dall'esperienza, dico che Certo. oggi non c'è una buona intenzione di produrre dei codici etici e morali in tal senso, ma è anche naturalmente buona intenzione da parte di chi naturalmente ha a cuore, specie il problema dei giovani e dei propri adolescenti, tutelare quelli che sono questi aspetti. Ma da un'altra parte, oggi l'algoritmo della rete ha diciamo, un interesse solamente di carattere economico e quindi volumi di affari, like, visualizzazione e quant'altro, in barba a quello che invece è il contenuto che talvolta, prima di essere rimosso, viene visualizzato e immagazzinato nei vari dispositivi, anche macabro a volte, e questo è l'aspetto più inquietante. Quindi l'etica deve fare sempre i conti con la monetizzazione del web. Assolutamente Mm? sì, purtroppo. Vedremo, bisogna lavorare molto con l'informazione e la prevenzione con i ragazzi, perché, specie perché parlo dei ragazzi, perché sono il tessuto connettivo più fragile e nello stesso tempo quello che ci può garantire a noi, almeno lo parlo a me stesso, che ormai un po' datato, possa garantire un futuro più sereno, sicuramente, sperando che rispondano anche dei valori etici come noi abbiamo avuto la fortuna di avere.
Il messaggio è comunque lo stesso e lo rinnoviamo, un uso consapevole del web, non bisogna accedere, bisogna spegnere i dispositivi e vivere il reale e non il virtuale. Questo è il messaggio che noi diamo non solo alle nuove generazioni, ma anche a tutte le generazioni, perché sempre più le persone rimangono un po' fossilizzati all'interno di questi dispositivi che sono comodi, ma allontanano dalla realtà. Dottore Quindi più Battaglia? intelligenza naturale e meno intelligenza artificiale. Esattamente. Grazie, dottore Battaglia, per questa condivisione di contenuti e di Grazie a lei. esperienze che sono tratte dalla sua conoscenza consolidata del web, che comprende sia le agevolazioni, i limiti e anche le conseguenze che la robotica ha su tutti gli aspetti, sia nel panorama sociale che in quello quotidiano. Grazie ancora. Grazie a lei, a presto, arrivederci, grazie. Da Report Calabria per ora è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata.